Storie in italiano numero 1. Il riflesso del domani. Quella sera il silenzio tra loro pesava più delle parole. Marco guardava all'orizzonte infinito con aria assente e preoccupata. Sofia ha sistemato con grazia la sua lunga gonna rosa. Il vento leggero portava il profumo dolce dei fiori estivi. Quei fiori colorati incorniciavano l'antica terrazza della loro villa. Davanti a loro l'enorme montagna dormiva tranquilla nel buio. Le luci della baia brillavano come piccole stelle cadute. Era un paesaggio notturno davvero da togliere il fiato. Eppure nessuno dei due riusciva a godersi quella bellezza. Avevano rimandato una conversazione difficile per troppo tempo. La busta sul tavolo del salotto aspettava una risposta urgente. Era l'offerta di lavoro che avrebbe cambiato la loro vita. Un biglietto di sola andata per una metropoli straniera. Marco sognava quella carriera brillante da quando era un ragazzo. Sofia invece amava le sue radici e la sua terra. Il mare scuro rifletteva perfettamente i dubbi dei loro cuori. Lui si è avvicinato e le ha sfiorato la mano fredda. Lei non si è ritratta, ma continuava a guardare lontano. I suoi occhi chiari erano fissi sul vulcano all'orizzonte. È tutto così perfetto stasera, ha sussurrato Sofia all'improvviso. La sua voce tremava leggermente nell'aria fresca notturna. Marco ha annuito lentamente, senza riuscire a dire nulla. Sapeva esattamente cosa stava pensando la sua compagna di vita. Ogni pietra di quel balcone raccontava la loro lunga storia. Lì si erano dati il primo bacio molti anni prima. Lì avevano festeggiato i loro successi e superato le delusioni. Adesso quel luogo familiare sembrava quasi una bellissima prigione. Se avessero accettato l'offerta, avrebbero dovuto lasciare tutto, chiudere in una valigia i ricordi più preziosi di sempre. Valeva davvero la pena rincorrere il successo a ogni costo? Oppure la vera felicità si trovava già in quel panorama? Il buio della notte provava a nascondere le lacrime di Sofia, ma Marco se n'è accorto dal suo respiro improvvisamente irregolare. Si è voltato finalmente a guardarla dritta negli occhi. Il vestito fucsia di lei spiccava incredibilmente contro l'oscurità. Sembrava un fiore raro e coraggioso sbocciato nel buio. «Non sei obbligata a seguirmi», ha detto lui a bassa voce. Era una bugia detta solo per proteggere i suoi sentimenti. Lui non poteva affatto immaginare una vita senza di lei, ma non voleva spegnere la luce nei suoi occhi. Sofia ha fatto un respiro profondo e si è voltata. Il cielo pieno di stelle si rifletteva nelle sue pupille. Non è il nuovo paese che mi spaventa, Marco. Questa risposta inaspettata lo ha lasciato completamente senza parole. Cosa la tormentava allora, in quella notte così magica? Ho paura di perdere le persone che siamo diventati qui. Le luci calde della città sono sembrate tremare per un istante. Lui ha capito finalmente il vero ostacolo tra loro. Non era la normale paura di trasferirsi in un posto sconosciuto. Era il terrore di cambiare troppo e perdersi, di dimenticare i valori semplici che li tenevano uniti. La fretta quotidiana, lo stress, la nuova routine lavorativa avrebbero forse distrutto la loro complicità così speciale. Marco si è appoggiato con forza alla ringhiera di pietra. Ha guardato l'acqua scura e misteriosa sotto di loro. Poi
ha preso entrambe le mani di Sofia tra le sue. Questa volta le ha strette con immensa dolcezza e determinazione. Noi non siamo definiti dal posto in cui viviamo. Le sue parole sono suonate improvvisamente sicure e rassicuranti. Noi siamo l'amore e le promesse che ci facciamo ogni giorno. Sofia ha chiuso gli occhi e ha sorriso dolcemente. Ha appoggiato la testa sulla spalla del suo compagno. Il peso sul suo petto è diventato improvvisamente molto leggero. Il grande vulcano sullo sfondo sembrava approvare in silenzio. La grandezza della natura ha calmato i loro spiriti inquieti. Hanno preso la loro decisione in quel momento esatto, senza alcun bisogno di firmare contratti o scambiarsi altre parole. Avrebbero affrontato l'ignoto tenendosi sempre per mano, come ora. La loro grande valigia non avrebbe contenuto solo vestiti invernali. Avrebbero portato per sempre con loro la magia di questa vista. Ogni volta che avrebbero guardato il cielo stellato da lontano, avrebbero ricordato con affetto questa notte di dubbi e coraggio. La paura del futuro si era trasformata in pura eccitazione. Il domani non era più un nemico da combattere da soli. Era diventato una bellissima tela bianca, pronta per essere dipinta. Sono restati su quel balcone ancora per molto tempo, godendosi la freschezza e la pace della brezza notturna. I fiori rosa sopra le loro teste ondeggiavano molto dolcemente. Erano i testimoni silenziosi del loro nuovo patto di vita. La notte ha lasciato lentamente spazio ai colori dell'alba. Un nuovo giorno luminoso stava per nascere all'orizzonte e con esso iniziava il capitolo più bello della loro avventura. Secondo te, è più coraggioso restare o lasciare tutto per inseguire un sogno? Scrivi la tua opinione nei commenti. Storia in italiano numero 2. Il segreto sotto il sole di pietra. Quella mattina un vecchio segreto tornò a cercarla. Elena camminava lentamente sui sanpietrini caldi della strada. Il sole estivo bruciava sulle facciate dei palazzi antichi. Tutto intorno a lei sembrava immobile, come fermo nel tempo, eppure il suo cuore batteva all'impazzata nel petto. Aveva lasciato quel piccolo paese del sud 10 anni prima. Aveva fatto le valigie in fretta, in una notte buia. Aveva giurato a se stessa di non tornarci mai più. Ma una lettera inaspettata le aveva fatto cambiare idea. Il messaggio era arrivato 2 giorni prima per posta ordinaria. Non c'era nessun mittente scritto sulla busta di carta gialla. Il breve testo diceva solo «Ti aspetto a San Michele». La scrittura elegante le era sembrata subito molto familiare. Chi conosceva il suo profondo legame con quel luogo sacro? Solo una persona sapeva la verità sul suo doloroso passato, ma quella persona era scomparsa da moltissimo tempo, senza tracce. L'aria calda del mattino profumava intensamente di limoni e polvere. Il vestito bianco di Elena le sfiorava delicatamente le caviglie. Era un giorno d'estate perfetto, senza nemmeno una nuvola bianca, ma dentro la sua anima
infuriava una tempesta molto pericolosa. Ogni passo verso la piazza principale era una vera sfida. I vecchi balconi in ferro battuto sembravano osservarla in silenzio. Le finestre chiuse nascondevano forse degli sguardi curiosi dei vicini. Elena stringeva la sua borsa di pelle con le mani sudate. Non sapeva affatto cosa avrebbe trovato alla fine della strada. Forse un vecchio nemico, o forse un antico e perduto amore, o forse semplicemente un fastidioso fantasma della sua giovinezza. Mentre camminava, i ricordi riaffioravano prepotentemente nella sua mente stanca. Ricordava i lunghi pomeriggi trascorsi a giocare in quei vicoli, ricordava le risate allegre dei bambini che rimbombavano sui muri, ma ricordava anche le lacrime amare versate in gran segreto. Aveva pianto molto quando la sua famiglia l'aveva mandata via. Quell'evento doloroso l'aveva convinta a fuggire in una grande città. Il paese non era cambiato affatto durante la sua lunga assenza. Le pietre gialle delle case riflettevano la luce dorata del sole. Un gatto pigro dormiva tranquillamente su un muretto di mattoni. L'atmosfera del borgo era così pacifica da sembrare quasi finta. Elena si sentiva un'estranea camminando per le vecchie strade di casa, eppure una forza misteriosa e invisibile la spingeva ad andare avanti. Non poteva assolutamente ignorare quel richiamo così forte e misterioso. Doveva per forza scoprire chi l'aveva invitata in quel luogo dimenticato. La chiesa apparve finalmente all'orizzonte, in fondo al lungo viale. La sua facciata maestosa brillava accecante sotto la luce del sole. La pesante porta di legno massiccio era stranamente e pericolosamente socchiusa. Elena si fermò un momento all'ombra per riprendere un po' fiato. La grande piazza antistante era completamente vuota e profondamente silenziosa. Nessuno sembrava aspettarla sotto il caldo asfissiante del mezzogiorno. Era forse caduta in una stupida trappola di cattivo gusto? Guardò il piccolo orologio sul polso con una certa ansia crescente. Mancavano esattamente 3 minuti al suono delle campane di mezzogiorno. Doveva farsi coraggio e fare un pericoloso salto nel buio. Si avvicinò lentamente all'ingresso sacro con le gambe visibilmente tremanti. All'improvviso un'ombra si mosse velocemente dietro il portone secolare. Qualcuno stava per uscire dalla chiesa proprio in quel momento. Elena trattenne il respiro per un secondo che parve durare all'infinito. La figura sconosciuta uscì finalmente alla luce forte del sole. Era un uomo molto anziano, con in testa un cappello scuro. Riconobbe subito la camminata lenta del parroco del paese, Don Luigi. L'uomo la guardò intensamente con i suoi occhi azzurri e buoni. «Ti stavo aspettando, cara Elena», disse lui con voce molto calma. Lei rimase a bocca aperta per lo stupore assoluto della situazione. Come faceva il vecchio prete a sapere del suo arrivo improvviso? Come faceva il vecchio prete a sapere del suo arrivo improvviso? «Siete stato voi a scrivermi quella strana lettera anonima?» domandò subito. Don Luigi scosse lentamente la testa con un sorriso velato di tristezza. «No, figlia mia, io sono solo un semplice e umile messaggero». Il prete tirò fuori dalla tasca un piccolo pacchetto di velluto rosso.
lo teneva tra le mani logorate dal tempo con moltissima cura. Qualcuno mi ha chiesto di consegnarti questo oggetto molto importante. Le sue parole caddero come pietre pesanti nel silenzio del vicolo. Chi ve l'ha dato, padre? Chiese Elena quasi sussurrando per l'emozione. Tua madre me l'ha affidato molti anni fa prima di andarsene. Questa incredibile rivelazione la colpì come un fulmine a cielo sereno. Sua madre era morta improvvisamente quasi 15 anni prima di quel giorno. Perché mai le aveva lasciato qualcosa da scoprire solo adesso, oggi? Mi disse di aspettare il momento giusto, spiegò il prete con calma. E il momento giusto è arrivato improvvisamente con quella misteriosa lettera. L'anziano annuì lentamente, porgendole infine il misterioso pacchetto di velluto rosso. Elena lo prese con mani incerte, tremanti e fredde per la tensione. Il tessuto di velluto era morbido e caldo sotto le sue dita. Lo aprì molto lentamente, temendo moltissimo di scoprire il suo contenuto. All'interno del pacchetto c'era una vecchia chiave di ferro molto arrugginita e proprio sotto la chiave c'era un biglietto piegato con molta cura. Riconobbe immediatamente la grafia veloce e disordinata della sua defunta madre. C'erano scritte solo poche parole, ma dal significato molto chiaro e diretto. La verità nascosta ti renderà finalmente libera di vivere la tua vita. Elena capì subito e senza dubbi quale porta apriva quella vecchia chiave. Era la vecchia porta di legno della grande soffitta della sua casa. Quella stanza polverosa le era sempre stata severamente e inspiegabilmente proibita. Da bambina le avevano detto che era un luogo pericoloso e instabile, ma ora sapeva per certo che lì era nascosto un grande segreto. Un brivido di freddo le corse improvvisamente lungo tutta la schiena. Tutto quello che credeva di sapere sulla sua famiglia era forse falso. La sua intera esistenza era stata costruita abilmente su una grande bugia. Guardò di nuovo verso la lunga strada che aveva appena percorso. I bellissimi palazzi non le sembravano più così accoglienti e familiari. Ora la vera avventura della sua vita stava per cominciare per lei. Non si poteva assolutamente più tornare indietro sui propri passi esitanti. Doveva affrontare con grande coraggio i vecchi fantasmi della sua famiglia. Strinse forte la chiave arrugginita nel palmo della sua mano destra. Sentì un'ondata di forza e determinazione invaderle completamente tutto il corpo. Salutò il vecchio prete con un leggero cenno di rispetto del capo. Si voltò decisa verso la stretta strada che portava alla vecchia casa. Il sole alto a mezzogiorno illuminava chiaramente il suo nuovo difficile cammino. Sorrise, sentendosi stranamente leggera e finalmente pronta a scoprire la sconvolgente verità. Il passato l'aveva chiamata ad alta voce e lei aveva finalmente risposto. Secondo voi Elena fa bene ad aprire quella vecchia porta proibita? Scrivete nei commenti se anche voi avreste il coraggio di scoprire una verità difficile o se preferireste lasciare il passato sepolto per sempre. Storia in italiano numero 3.
Il bivio sotto le Bougainville. Quel mattino la verità era troppo pesante da nascondere. Il sole scendeva luminoso sulla magnifica costa della Sicilia. Il mare Ionio sembrava un enorme tappeto di diamanti blu. Marco ed Elena sedevano al loro tavolo panoramico preferito. La grande terrazza era coperta di fiori rosa brillanti. Era un posto semplicemente perfetto, quasi un luogo magico. Ma nell'aria limpida c'era una strana e pesante tensione. Marco guardava Elena dritto nei suoi grandi occhi scuri. Cercava disperatamente di leggere i suoi pensieri più segreti. Lei teneva lo sguardo basso, fisso verso la sua tazzina. Il caffè espresso ormai era diventato completamente freddo. Cosa stava per dirgli di così importante e spaventoso? Da molti giorni Elena era distante, pensierosa e silenziosa. Lui aveva notato ogni singolo e piccolo cambiamento. Una volta ridevano insieme per le cose più semplici. Adesso ogni parola pronunciata sembrava un ostacolo difficile. Il cameriere si avvicinò al tavolo con molta discrezione. Lasciò un piattino decorato con dei dolci di mandorla. Nessuno dei due fece il minimo gesto per prenderli. «Devo parlarti», disse Elena finalmente, rompendo il lungo silenzio. La sua voce dolce tremava leggermente per l'emozione. Marco sentì un brivido freddo correre lungo la schiena. «Dimmi tutto», rispose lui, cercando di mostrare un sorriso, ma il suo sorriso era palesemente falso e tirato. Sapeva che quel momento esatto avrebbe cambiato ogni cosa. Elena alzò lentamente la testa per guardarlo in faccia. I suoi occhi riflettevano la luce calda del mare. «Ho ricevuto una lettera importante ieri pomeriggio». Marco trattenne il respiro per un lungo e interminabile secondo. Quale misteriosa lettera poteva spaventarla così tanto? «È da parte della famosa Accademia d'Arte», continuò lei. Lui ricordava molto bene quel suo vecchio e grande sogno. Elena voleva diventare una pittrice famosa fin da bambina, ma aveva rinunciato a tutto per restare in Sicilia. Aveva chiuso il suo enorme talento dentro un cassetto. «Mi hanno offerto una prestigiosa borsa di studio». Le sue parole rimasero sospese nell'aria calda e salata. «A Parigi», aggiunse lei con un filo di voce. Il cuore di Marco perse improvvisamente un battito. Parigi era lontanissima, un altro mondo rispetto all'isola. «È una notizia davvero meravigliosa», mentì lui spudoratamente. Voleva davvero essere felice per la donna che amava, ma la terribile paura di perderla era troppo forte. Elena strinse forte le mani tremanti sopra il tavolo. «Se accetto, devo partire la prossima settimana». Una sola settimana era un tempo decisamente troppo breve. Come si può riassumere un'intera vita in 7 giorni? «E tu cosa vuoi fare?» le chiese Marco dolcemente. Era forse la domanda più difficile di tutta la sua vita. Elena guardò l'orizzonte infinito proprio davanti a loro. L'acqua azzurra sembrava chiamarla verso nuove e grandi avventure. Ma subito dopo guardò di nuovo il viso di Marco. Lui era il suo porto sicuro, la sua unica casa. «Non lo so», sussurrò lei
trattenendo una piccola lacrima. Se resto, avrò per sempre il rimpianto di non averci provato, ma se parto, ho una paura folle di perdere noi. Il vento mosse dolcemente i rami fioriti della terrazza. Alcuni petali rosa caddero delicatamente sul tavolo bianco. Sembrava la scena perfetta uscita da un film romantico, ma il dolore profondo che provavano era assolutamente reale. Si erano conosciuti proprio su quella spiaggia dorata sotto di oro. 10 anni prima erano solo 2 giovani sognatori innamorati. Lui studiava architettura all'università della grande città. Lei dipingeva paesaggi marini con i colori ad acquarello. Erano cresciuti insieme, superando sempre 1000 ostacoli quotidiani. Avevano comprato una piccola casa con vista sul mare. La vita in Sicilia era meravigliosamente tranquilla e lenta. Forse con il passare del tempo era diventata troppo prevedibile. Marco ora lavorava in un importante studio di progettazione, guadagnava molto bene ed era rispettato da tutta la comunità. Elena, invece, dava solo lezioni d'arte ai bambini del paese. Era un bel lavoro, ma non era la sua vera vocazione. Ogni sera guardava i suoi vecchi quadri con tanta malinconia. Marco faceva sempre finta di non notare quella sua tristezza. Sperava che il suo grande amore bastasse a renderla felice. Oggi, però, la dura realtà aveva bussato alla loro porta. Il destino imprevedibile aveva deciso di mischiare le carte in tavola. Marco prese la mano di Elena stretta nella sua. Le sue dita erano fredde nonostante il caldo sole estivo. Lui capì improvvisamente cosa doveva fare in quel momento. L'amore vero e profondo non mette mai in gabbia nessuno. L'amore maturo lascia sempre le porte del cuore aperte. Tu devi andare a Parigi, disse Marco con molta fermezza. Elena lo guardò subito con gli occhi spalancati dallo stupore. Non posso assolutamente chiederti di rinunciare ancora ai tuoi sogni. Il tuo grande talento merita di essere visto dal mondo intero. Una lacrima rigò finalmente il bel viso stanco di Elena. Era una lacrima di tristezza, ma anche di grande sollievo. Sapeva che la lunga distanza sarebbe stata una prova durissima, ma sapeva anche che lui credeva ciecamente in lei. L'aria adesso profumava di agrumi freschi e di salsedine. Il vulcano Etna fumava lentamente in lontananza, sempre maestoso. Così si sentiva Marco, silenzioso fuori, ma pronto a esplodere dentro. A volte, amare veramente significa fare un coraggioso passo indietro, significa lasciare lo spazio all'altra persona per poter volare. Fecero colazione in un lungo silenzio carico di significato. Il paesaggio siciliano non era mai sembrato così incredibilmente bello. Era un addio definitivo o solo un temporaneo arrivederci? Solo il tempo inesorabile avrebbe dato la risposta esatta. Non sapevano assolutamente cosa riservasse il loro futuro incerto, ma erano finalmente pronti ad affrontarlo, ognuno a modo suo. Cosa pensate della difficile decisione di Marco? Secondo voi, in una relazione, è giusto sacrificare un amore per inseguire la carriera o l'amore dovrebbe sempre venire prima di tutto? Scrivete la vostra opinione nei commenti qui sotto.
Storia in italiano numero 4. Il respiro segreto della montagna di fuoco. Quella notte il gigante di fuoco ha deciso di sorprendere tutti. Matteo ha appoggiato le mani ruvide sul muretto di pietra fredda. La vecchia lanterna proiettava ombre tremolanti e calde sul suo viso. Davanti a lui la Sicilia dormiva un sonno apparente e tranquillo, ma l'Etna era sveglio ed era decisamente molto irrequieto. Un pennacchio di fumo denso saliva lentamente verso il cielo stellato. Sembrava una colonna grigia pronta a toccare l'infinito spazio buio. Matteo conosceva ogni segreto di quella montagna così imponente e misteriosa. Era un geologo esperto, o almeno lo era stato in passato. Sapeva tutto delle placche tettoniche sotto la sua amata isola. Conosceva a memoria la storia delle antiche e pericolose colate laviche. Eppure la scienza non bastava a spiegare quel brivido improvviso. Perché il fumo ha improvvisamente cambiato la sua direzione naturale? Il vento soffiava da est, ma la nube andava verso ovest. Era un dettaglio minuscolo, ma per lui significava un pericolo nascosto. Matteo ha trattenuto il respiro, con gli occhi incollati al cratere. Nel cielo notturno alcune stelle cadenti tagliavano l'orizzonte così scuro. Sembravano quasi dei messaggi di avvertimento luminosi mandati dal cielo. La città di Catania, laggiù in basso, brillava di luci ignare. Migliaia di persone sognavano, senza ascoltare il respiro profondo del vulcano. Ma Matteo non riusciva a chiudere occhio ormai da 3 giorni. È tornato in Sicilia dopo 10 anni di triste esilio volontario. Ha cercato di fuggire dai ricordi e dalla sua terra tremante, ma le radici umane sono come il magma vulcanico incandescente. Trovano sempre una via d'uscita per tornare in superficie a bruciare. Una scossa leggera ha fatto vibrare i mattoni sotto le sue mani. Non era un terremoto forte, solo un sussurro sotterraneo molto familiare. Il vulcano gli stava dando un caloroso bentornato a casa sua. Matteo si è sistemato il berretto verde sulla testa piena di pensieri. Ha ricordato l'ultima notte su quella stessa terrazza panoramica. Era un ragazzo giovane, pieno di paure e di dubbi sul futuro. Quella notte una violenta eruzione ha illuminato tutto il cielo buio. Lui ha fatto le valigie ed è scappato molto lontano da lì. Si è trasferito a nord, dove le montagne erano fredde e immobili. Ha studiato le Alpi, cercando sicurezza nella roccia stabile e grigia. Ma la tranquillità di quelle vette lo ha solo annoiato a morte. Gli mancava il respiro caldo della sua isola e il suo odore. Gli mancava il brivido dell'imprevedibile, la forza distruttrice e meravigliosa. Così, una settimana fa, ha comprato un biglietto di sola andata. Nessuno sapeva del suo improvviso ritorno nella sua terra di Sicilia. Voleva affrontare il suo passato da solo, finalmente, faccia a faccia. Pensava di aver messo una distanza sicura tra sé e il pericolo, ma si sbagliava di grosso, come spesso accade nella vita umana. Il vero fuoco non bruciava sulla montagna,
ma dentro di lui. Ha guardato di nuovo il cratere, illuminato da strani bagliori rossastri. L'Etna non era solo un ammasso di rocce fuse e gas tossici, era un organismo vivo che respirava e creava nuova terra fertile. Matteo ha capito finalmente perché è dovuto tornare in quel posto. Doveva fare pace con la forza incontrollabile e selvaggia della natura e doveva smettere di controllare ogni singolo aspetto della sua esistenza. La lanterna ha avuto un guizzo, minacciando di spegnersi nel vento. Matteo l'ha protetta con le mani, formando uno scudo caldo e sicuro. Proprio in quel momento un boato sordo ha rotto il grande silenzio. Non era spaventoso, sembrava piuttosto il battito di un cuore enorme. La cima del vulcano si è illuminata di un arancione molto intenso. Era uno spettacolo meraviglioso e terribile allo stesso identico tempo. I suoi vecchi colleghi dell'università non hanno notato nessuna anomalia. I sismografi registravano solo un'attività di fondo assolutamente normale e costante, ma Matteo si è sempre fidato più del suo istinto naturale. L'istinto gli suggeriva che l'Etna stava preparando una grande sorpresa. Ha ripensato alla camera magmatica, sepolta a chilometri di buia profondità. Una pentola a pressione gigante, pronta a esplodere da un momento all'altro. Eppure il paesaggio trasmetteva una pace quasi surreale e molto ingannevole. Le luci di Catania brillavano come un tappeto di diamanti artificiali. Le strade erano vene luminose che pulsavano di vita umana e frenetica. Quanta di quella gente conosceva davvero il mostro sopra le loro teste? Pochi, ha pensato Matteo, stringendo le spalle sotto la giacca a vento. La maggior parte era abituata a quella presenza silenziosa e sempre ingombrante. Per loro l'eruzione è sempre stata solo uno spettacolo da fotografare, ma per lui ogni sbuffo era un capitolo di storia della Terra, una storia scritta col fuoco, con la cenere e con il basalto. La scossa leggera è tornata, questa volta un po' più forte. La fiamma della lanterna ha oscillato pericolosamente, quasi fino a morire. Un brivido freddo è corso lungo la schiena del geologo ormai solitario. Era questo il segnale che stava aspettando con tanta ansia e paura. Il cielo notturno sembrava trattenere il fiato in attesa di un evento. Persino le stelle cadenti sembravano essersi fermate per guardare il bellissimo spettacolo. Dalla bocca del cratere si è alzato un nuovo bagliore, rosso sangue. Non era un'eruzione esplosiva, ma un lento rilascio di pura energia. Una fontana di lava ha cominciato a danzare sulla cima della montagna. Il geologo che era in lui ha iniziato a calcolare i dati. Pensava alla pressione, alla temperatura e alla composizione chimica del gas. Ma l'uomo che era in lui provava solo un'immensa e sincera gratitudine. Era infinitamente piccolo di fronte a quella potenza ancestrale e magnifica, eppure per la prima volta si sentiva esattamente al posto giusto. La paura si è sciolta improvvisamente come neve al calore della lava. Tutte le sue fughe passate ora non avevano più alcun senso logico. La Sicilia non era affatto un pericolo da cui scappare via velocemente. Era la sua vera casa, bella e indomabile, proprio come il vulcano.
Il vento notturno gli scompigliava i capelli sotto il berretto di lana. Portava con sé l'eco lontana delle onde che si infrangevano sulla costa. Mare e fuoco, due elementi opposti che convivevano su quell'isola magica. Un contrasto perfetto, proprio come i sentimenti che agitavano il suo cuore. Aveva sempre cercato la razionalità, rifiutando l'istinto e la vera passione, ma la natura gli stava ricordando che la terra è sempre indomatile, proprio come i sentimenti umani che non si possono chiudere in gabbia. Il silenzio della notte era rotto solo dal sibilo leggero del vento. I pipistrelli volavano bassi, cercando rifugio vicino ai tetti delle case antiche. Tutto intorno a lui parlava di un equilibrio perfetto e molto fragile. Un equilibrio tra la vita quotidiana degli uomini e la forza geologica. Matteo ha chiuso gli occhi per un attimo, assaporando quella magica atmosfera. Ha immaginato il magma scorrere nelle vene di roccia sotto la crosta. Era come il sangue caldo che pompa instancabile in un corpo umano. La terra era decisamente viva e lui ne faceva parte integrante. Questa consapevolezza improvvisa lo ha riempito di una gioia profonda e inaspettata. Non era più l'uomo spaventato che scappava verso il freddo nord. Ora era un uomo nuovo, forgiato dal fuoco e dalle esperienze difficili. Una pioggina finissima di cenere nera ha iniziato a cadere dal cielo. Leggera come neve scura, si è posata sulle pietre vecchie del muretto. Matteo ne ha raccolto un piccolo pizzico tra l'indice e il pollice. Era ruvida, tagliente, portava in sé la memoria delle grandi profondità oscure. Quella cenere era la prova visibile che il cambiamento è sempre possibile. Ciò che ieri era magma liquido, oggi diventava terra fertile e nuova. Era la lezione più importante della geologia e anche della vita stessa. Dopo ogni distruzione rinasce sempre un paesaggio molto più forte e vitale. Le stelle cadenti hanno continuato la loro danza silenziosa nel buio blu. Matteo ha fatto un respiro profondo, riempiendosi i polmoni di aria frizzante. L'odore di zolfo era appena percettibile nell'aria notturna della sua Sicilia. Era un odore molto familiare, l'odore forte della creazione pura e cruda. Da domani ricomincerà a studiare con amore la sua grande montagna, non per domarla o capirla fino in fondo, ma solo per rispettarla. Scriverà un nuovo e bellissimo capitolo della sua vita proprio lì, senza valigie pronte e senza più inutili biglietti aerei nella tasca. Il pennacchio di fumo si è spostato di nuovo dolcemente verso est. L'anomalia è scomparsa e tutto è tornato alla sua normalità apparente. O forse era Matteo che stava guardando le cose con occhi nuovi. La notte era ancora lunga, ma l'alba non faceva davvero più paura. Il magma continuava a scorrere invisibile e potente sotto i suoi piedi, esattamente come la vita, imprevedibile, calda e costantemente in continuo movimento. Matteo ha sorriso, accarezzando la pietra tiepida del vecchio e solido muro. Non è mai troppo tardi per affrontare i propri grandi vulcani interiori. Il gigante di fuoco ha appena impartito la sua lezione più grande. Accettare pacificamente ciò che non si può cambiare rende gli esseri umani liberi. L'Etna ha sbuffato ancora una volta, quasi in segno di approvazione silenziosa. La lanterna ha continuato a bruciare, sfidando coraggiosamente l'oscurità e il vento gelido.
due fuochi accesi nella notte siciliana, uniti per sempre da un destino invisibile. E tu, sei mai scappato da un problema che poi ti ha reso più forte? Racconta la tua storia nei commenti e condividi con noi la tua rinascita. Storia in italiano numero 5. Il segreto nascosto oltre il tramonto siciliano. Quella sera il passato ha deciso di chiederle finalmente il conto. Elena sedeva immobile sulla vecchia panchina di pietra fredda. Il suo elegante vestito smeraldo spiccava contro l'ombra della sera. L'aria calda della Sicilia profumava intensamente di zagare e salsedine. Davanti ai suoi occhi l'immensa vallata si perdeva nell'oscurità crescente, ma l'arco naturale di foglie brillava ancora di luce dorata. Sembrava un portale magico verso un mondo ormai quasi dimenticato. Perché aveva deciso di tornare proprio in quel luogo tanto isolato? Da oltre 20 anni evitava scrupolosamente di pensare a questa bellissima terrazza. Aveva costruito una vita perfetta e molto ordinata lontano da qui. A Milano era diventata una donna in carriera, fredda e sicura. Eppure, solamente 2 giorni prima, tutto è cambiato in un istante. Una grossa busta gialla e anonima è arrivata nel suo ufficio. Non c'era assolutamente nessun mittente, solo il suo nome scritto a mano. Dentro ha trovato soltanto una vecchia fotografia molto sbiadita dal tempo. Ritraeva esattamente quella panchina incorniciata dalla natura rigogliosa e molto luminosa. Dietro la vecchia foto c'era scritta una sola frase, inquietante ed enigmatica. Ti aspetto dove abbiamo perso per sempre il nostro meraviglioso futuro. Chi poteva aver mai mandato quel messaggio così strano e doloroso? Solo una persona al mondo conosceva il vero significato di quel posto. Oppure forse non se n'era mai andata veramente da quell'isola. Il cuore di Elena batteva forte contro il suo petto ansioso. L'attesa snervante la stava consumando lentamente, facendole mancare il respiro. Le mani le sudavano, nonostante l'aria serale fosse ormai diventata fresca. Il sole stava inesorabilmente cedendo il passo alla notte stellata siciliana. Il vasto cielo dipingeva affascinanti sfumature di blu cobalto e azzurro. Le colline lontane diventavano lentamente sagome nere, silenziose e molto misteriose. Una leggera brezza di vento scirocco le ha accarezzato le spalle scoperte. Ha sentito un brivido freddo correre velocemente lungo la sua schiena dritta. Ha cercato di calmarsi respirando profondamente, ricordando a se stessa di essere forte. È sicuramente solo un pessimo scherzo, continuava a ripetersi nella mente. Ma in fondo al suo cuore sapeva che non era così semplice. All'improvviso un rumore secco ha rotto il silenzio perfetto della natura circostante. Qualcuno stava camminando a passo lento sul sentiero di ghiaia bianca. Il suono dei passi diventava sempre più forte e sempre più vicino. Elena ha smesso quasi di respirare per ascoltare meglio quel rumore ritmico. Non ha avuto subito il coraggio di voltarsi a guardare indietro nell'oscurità.
aveva un grosso nodo in gola che le impediva totalmente di parlare. La paura irrazionale l'aveva paralizzata completamente su quella panchina di pietra. E se fosse stata la persona sbagliata a mandarle quella strana lettera? Oppure, peggio ancora, se fosse stata proprio la persona che più temeva? I passi sconosciuti si sono fermati esattamente a pochissimi metri di distanza. L'atmosfera era incredibilmente tesa, si poteva quasi tagliare col coltello. Il silenzio è diventato improvvisamente assordante, carico di 1000 parole non dette. «Sei venuta alla fine», ha detto improvvisamente una voce molto profonda e stanca. Quella voce conosciuta l'ha colpita dritta allo stomaco come un pugno invisibile. Era una voce che aveva abitato a lungo nei suoi incubi notturni, ma era anche la dolce voce dei suoi ricordi giovanili più belli. Elena ha chiuso gli occhi per un lunghissimo e doloroso istante di esitazione. Ha stretto i pugni con forza fino a farsi quasi male alle mani. Ha preso un respiro molto profondo per cercare di farsi coraggio, finalmente. Lentamente si è alzata dalla panchina e si è voltata verso l'ombra misteriosa. L'uomo in piedi davanti a lei era cambiato moltissimo negli anni. I suoi capelli erano diventati grigi e il viso segnato dal tempo, ma i suoi occhi, neri e penetranti, erano rimasti del tutto identici. La guardavano con una triste intensità che l'ha fatta tremare di nuovo. «Perché mi hai fatto chiamare dopo tutto questo tempo infinito e silenzioso?» ha domandato lei, cercando disperatamente di mantenere un tono fermo e molto distaccato. Ma la sua voce, però, ha tremato leggermente sull'ultima sillaba che aveva pronunciato. Lui ha fatto un piccolo passo avanti, uscendo completamente dalla zona d'ombra protettiva. L'ultima calda luce dorata del tramonto ha illuminato il suo viso stanco. Sembrava un bellissimo quadro antico incorniciato dalla natura selvaggia di questa regione. «Perché ho finalmente scoperto l'amara verità su quel maledetto giorno d'estate». La clamorosa rivelazione ha colpito Elena esattamente come un fulmine a ciel sereno. Cosa poteva mai sapere lui dell'incidente terribile che li aveva separati per sempre? Per tantissimi anni lei aveva portato un peso insopportabile completamente da sola. Aveva fermamente creduto di essere l'unica e sola responsabile di quella tragedia. Era scappata velocemente al nord per non affrontare il duro giudizio della gente. «Non è stata per niente colpa tua, mia cara Elena», ha mormorato l'uomo. Le sue inaspettate parole sembravano una dolce carezza su una vecchia ferita aperta. Siamo stati crudelmente ingannati entrambi da qualcuno molto vicino a noi due. Il mondo è sembrato improvvisamente girare velocemente intorno alla povera donna confusa. Le foglie illuminate dall'ultimo raggio di sole sono sembrate improvvisamente fiamme vive. Una lacrima solitaria e molto calda le ha rigato finalmente il viso pallido. Non era assolutamente una lacrima di tristezza, ma di un'enorme liberazione emotiva.
Il pesante muro di bugie che l'aveva imprigionata stava finalmente crollando a pezzi. Tutte le sue paure giovanili stavano svanendo rapidamente nel vento leggero serale. Tornare nella sua amata terra siciliana era stata la scelta giusta, dopo tutto. Aveva dovuto affrontare le sue paure per poter ritrovare la meritata serenità. L'uomo le ha porto una mano tremante in segno di ritrovata e sincera pace. Elena ha guardato attentamente quella mano ruvida, ricordando quando la stringeva da ragazza. In quel preciso istante l'ultimo spicchio di sole è scomparso all'orizzonte lontano. La notte ha avvolto la grande vallata con il suo rassicurante mantello scuro, ma nel cuore ferito di Elena per la primissima volta c'era tanta luce. Adesso erano finalmente pronti ad affrontare tutti i fantasmi del passato insieme. La dolorosa verità era uscita allo scoperto e faceva decisamente meno paura. Il loro nuovo e inaspettato capitolo stava per iniziare proprio su quella panchina, sotto il bellissimo cielo stellato di una terra che non dimentica mai niente. Domanda per te: secondo te è sempre giusto cercare la verità sul passato anche quando fa male? O a volte è meglio lasciare che i vecchi segreti rimangano sepolti per sempre? Scrivi la tua opinione nei commenti. Voglio sapere cosa ne pensi. Storia in italiano numero 6. L'albero custode della notte. Quella notte l'albero decise di rivelare il suo segreto. Salvatore fissava i rami dorati con il fiato sospeso. Il vento caldo della Sicilia gli accarezzava il viso stanco. Aveva aspettato questo incredibile momento per oltre 50 anni. Ma perché la magia si manifestava proprio in quell'istante? La luna si specchiava sul mare calmo in lontananza. Le luci del paese tremavano nel buio della grande costa, ma l'unica vera luce veniva da quei limoni straordinari. Sembravano lanterne accese da una mano misteriosa e completamente invisibile. Salvatore era un esperto agricoltore, conosceva ogni singola pianta. Aveva dedicato la sua intera esistenza a questa dura terra. Conosceva bene la fatica del sole a picco a mezzogiorno. Conosceva la profonda paura delle gelate improvvise in pieno inverno. Eppure questo specifico albero era sempre stato un grande enigma. Cresceva isolato, proprio sul confine della sua vasta proprietà terriera. Suo nonno gli raccontava spesso una strana e antica leggenda. Diceva che l'albero brillava solamente per le anime tormentate. Brillava di notte per chi aveva bisogno di trovare una risposta. Salvatore, da bambino, non ci aveva mai creduto veramente. Pensava fossero solo vecchie storie inventate per farlo addormentare presto, ma ora la pura verità era esattamente davanti ai suoi occhi. Fece un passo avanti, quasi tremando di una forte emozione. La luce dorata illuminava perfettamente la sua camicia bianca sbottonata. Allungò la mano ruvida e segnata verso il frutto centrale. Cosa sarebbe successo esattamente se lo avesse finalmente toccato? Il cuore gli batteva forte nel petto, come un tamburo.
Ricordava ancora le parole esatte pronunciate dal suo nonno defunto. Il limone di luce ti mostrerà subito la via perduta. Quale via importante aveva perso Salvatore nella sua lunga vita? Forse era il coraggio necessario per perdonare il suo unico fratello. Lui e Michele non si parlavano da più di 20 anni. Era stata una stupida lite per la divisione dell'eredità, un orgoglio inutile che aveva distrutto la loro bella famiglia. Le dita di Salvatore sfiorarono la buccia gialla e porosa. Non era fredda, emanava un calore dolce e molto rassicurante. Un profumo intenso di zagara invase subito l'aria notturna. Era un odore che sapeva di innocenza, infanzia e immensa felicità. All'improvviso un ricordo molto nitido attraversò la sua mente stanca. Lui e Michele correvano liberi e scalzi tra quegli stessi alberi. Ridevano senza pensieri sotto il cielo azzurro e limpido del sud. Condividevano il pane fresco, i sogni e i loro piccoli segreti. Dove era finita tutta quella sincera gioia giovanile? Come avevano potuto trasformare l'affetto in un silenzio così glaciale? Il limone si staccò dal ramo senza fare assolutamente alcun sforzo. Sembrava essersi donato volontariamente alle mani indurite del vecchio Salvatore. L'anziano uomo lo tenne stretto, molto vicino al suo petto. In quel momento esatto una lacrima solcò lentamente il suo viso. Era una lacrima calda, piena di un profondo e sincero pentimento. Tutta la rabbia accumulata negli anni svanì improvvisamente nel nulla. Come la neve al sole, il vecchio rancore si sciolse del tutto. Aveva sprecato troppo tempo prezioso a coltivare un inutile odio. Ora voleva solo coltivare di nuovo l'amore per suo fratello. Guardò verso le piccole luci del villaggio giù nella valle. La casa di Michele era laggiù, vicina alla vecchia spiaggia. Era davvero troppo tardi per rimediare agli enormi errori del passato. Forse Michele avrebbe chiuso immediatamente la porta in faccia a Salvatore. Forse non avrebbe voluto ascoltare affatto le sue scuse sincere. Ma Salvatore sapeva che doveva almeno provare a fare la pace. Il peso sul suo stomaco era diventato ormai del tutto insopportabile. Mise il limone luminoso nella tasca profonda dei suoi pantaloni. La magica luce continuava a brillare attraverso il tessuto molto sottile. Prese un bel respiro profondo e si voltò deciso verso sud. Iniziò a scendere lentamente lungo il sentiero sterrato e polveroso. I grilli cantavano una melodia dolce nell'erba alta e secca. Ogni passo sembrava incredibilmente più leggero del passo precedente. La magia segreta di quell'albero gli aveva appena restituito la speranza. Gli aveva donato la forza necessaria per affrontare le sue paure. Il bellissimo paesaggio siciliano intorno a lui sembrava ora più accogliente. Il profumo salato del mare si mescolava a quello dei limoni. Era la terra che amava, la terra del perdono sempre possibile. Pensò a cosa avrebbe detto quando avrebbe bussato a quella porta. Le parole giuste sarebbero arrivate al momento giusto, ne era certo. Il limone nella tasca gli scaldava dolcemente la gamba destra. Era un piccolo promemoria luminoso della sua nuova missione vitale.
Continuava a camminare sotto il cielo trapunto di stelle molto luminose. La leggera brezza marina portava con sé l'odore della salsedine fresca. Salvatore si fermò un momento per riprendere un po' di fiato. I suoi muscoli affaticati non erano più quelli di un ragazzo. Tuttavia, la sua anima si sentiva improvvisamente giovane, libera e leggera. Sperava davvero che Michele provasse la stessa intensa nostalgia. Immaginava la scena dell'incontro nella sua mente ancora un po' confusa. Cosa avrebbe fatto Michele vedendolo arrivare nel cuore della notte? Sarebbe rimasto sorpreso, arrabbiato, oppure segretamente molto felice di vederlo? Salvatore strinse di nuovo il limone caldo nella sua tasca. Quella luce era un faro sicuro nella nebbia dei suoi ricordi. Gli ricordava costantemente che non è mai troppo tardi per ricominciare. La vita è troppo breve per portare rancore alle persone care. Ricominciò a camminare, ascoltando il rumore dei suoi vecchi stivali. Il sentiero faceva una curva stretta vicino a un muretto a secco. Da lì si vedeva perfettamente la casa bianca di suo fratello. C'era ancora una luce fioca accesa nella finestra della cucina. Significava che Michele era sveglio, nonostante l'ora fosse molto tarda. Forse anche lui non riusciva affatto a dormire per i pensieri. Forse anche lui stava guardando lo stesso mare scuro e silenzioso. Salvatore accelerò il passo, spinto da una nuova urgenza del tutto invisibile. Non voleva perdere l'occasione creata da quella notte così speciale. Se avesse aspettato il mattino, il coraggio sarebbe forse svanito completamente. La magia del buio lo proteggeva e lo guidava dolcemente. Arrivò infine davanti al cancello di ferro battuto della casa. Esitò solo un secondo prima di alzare la mano un po' tremante. Il suono del campanello ruppe il silenzio perfetto della notte. Ora non poteva più tornare indietro sui suoi incerti passi. Il destino aveva lanciato i suoi dadi sotto l'albero dorato. E tu saresti pronto a perdonare qualcuno dopo 20 anni di silenzio? Fammelo sapere nei commenti. Storia in italiano numero 7. L'ulivo d'argento. Non avrebbe mai immaginato che quella notte avrebbe cambiato tutto. Leo guidava stanco lungo le strade buie della Sicilia. Era arrivato da Milano poche ore prima, nervoso e frettoloso. Il suo unico obiettivo era vendere una vecchia proprietà di famiglia. Era un architetto impegnato e non aveva tempo per la campagna. Quella terra era solo un'eredità scomoda di un nonno che conosceva appena. Voleva firmare le carte e ripartire con il primo volo. Ma il destino aveva in serbo per lui un piano diverso. Arrivò al vecchio casolare di pietra che era ormai notte fonda. L'aria era fresca e profumata di mare e gelsomino. Leo scese dall'auto e accese la torcia del telefono. Il silenzio era totale, rotto solo dal canto dei grilli. Camminò verso il centro del campo seguendo una strana intuizione.
Poi si fermò di colpo, incapace di credere ai suoi occhi. Davanti a lui si ergeva l'albero più incredibile che avesse mai visto. Era un ulivo antico, con un tronco enorme e contorto. Sembrava una scultura scolpita dal vento e dal tempo. Ma la cosa straordinaria erano le sue foglie. Non erano verdi, ma brillavano di una luce bianca e argentata. Sembravano fatte di luna e di nuvole luminose. L'albero emanava un chiarore che illuminava tutto il campo intorno. Leo si sentì improvvisamente piccolo di fronte a quella meraviglia. Tutta la sua fretta e il suo stress sembrarono svanire nel nulla. Il giorno dopo Leo andò in paese per incontrare il notaio. La sua decisione di vendere però non era più così solida. Mentre aspettava, entrò in un piccolo bar per un caffè. Un anziano signore con il cappello lo osservava con curiosità. «Tu hai gli occhi di Don Salvatore», disse l'uomo all'improvviso. Leo fu sorpreso. Parlava di suo nonno. «Lui amava quella terra più di ogni altra cosa», continuò l'anziano. «Passava le notti a parlare con l'ulivo d'argento». Leo sentì un brivido lungo la schiena a quelle parole. Diceva che quell'albero non cresce grazie all'acqua, ma grazie ai sogni. L'uomo sorrise misteriosamente e tornò a leggere il suo giornale. Leo uscì dal bar profondamente turbato. Le parole del vecchio risuonavano nella sua mente. Era un uomo razionale, non credeva alle favole di paese, eppure non poteva negare quello che aveva visto la notte precedente. Quella sera, invece di preparare le valigie, tornò al campo. L'ulivo era lì, maestoso e splendente sotto il cielo stellato. Questa volta Leo si avvicinò e toccò la corteccia ruvida. Era calda, come se all'interno scorresse sangue vivo. Chiuse gli occhi e fece un respiro profondo. In quel momento vide la sua vita a Milano con chiarezza. Vide le corse in metro, gli uffici grigi, le cene solitarie. Sentì il peso di una vita che non gli apparteneva davvero. Poi aprì gli occhi e guardò la luce argentata tra i rami. Sentì una pace che non provava da anni. Capì che suo nonno non gli aveva lasciato solo un pezzo di terra, gli aveva lasciato una possibilità di ricominciare. All'alba Leo chiamò il notaio e annullò l'appuntamento. Non sapeva nulla di agricoltura, ma era pronto a imparare. Aveva deciso di restare, di curare quel luogo magico. Quell'ulivo d'argento gli aveva mostrato la verità sul suo cuore. A volte per andare avanti bisogna avere il coraggio di fermarsi. E voi avreste il coraggio di cambiare vita se trovaste un luogo che vi parla al cuore? Scrivetelo nei commenti. Storia in italiano, numero 8. Il filo nascosto del destino. Il segreto di una vita intera stava in quel filo bianco. Il sole del mattino scaldava la vecchia pietra dorata. Rosa sedeva sul muretto davanti all'azzurro infinito. Le onde del mare siciliano si infrangevano sugli scogli scuri. Il vento leggero muoveva il suo fazzoletto di cotone candido. L'aria profumava intensamente di salsedine e di limoni maturi.
le sue mani rugose lavoravano la stoffa senza sosta. Le dita agili stringevano un ago d'acciaio lucido. Cuciva la federa di un cuscino molto speciale e prezioso. Non era un semplice pezzo di tessuto grezzo artigianale. Era l'ultimo pezzo del corredo per la sua unica nipote. Ma dentro quel cuscino c'era molto di più del cotone. C'era una promessa spezzata 50 anni prima. Rosa guardò l'orizzonte e sospirò profondamente. Ogni punto d'ago era un ricordo doloroso e bellissimo. Ricordava perfettamente il giorno in cui aveva conosciuto Antonio. Lui era un giovane pescatore dagli occhi neri e profondi. La sua risata era forte come il rumore del mare. Rosa sorrise amaramente tra sé e sé, ricordando quei giorni. Perché quel matrimonio desiderato non era mai avvenuto? La sua famiglia aveva scelto un altro destino per lei. Avevano deciso che avrebbe sposato un uomo ricco e anziano, un uomo rispettabile ma con il cuore di ghiaccio. Rosa aveva dovuto ubbidire in silenzio, abbassando la testa. In Sicilia, a quei tempi, le donne non potevano scegliere. La rassegnazione era diventata la sua unica e triste compagna. Ma prima di dirsi addio per sempre sulla spiaggia deserta, Antonio le aveva messo una cosa piccola nelle mani tremanti. Le aveva giurato amore eterno sotto un cielo pieno di stelle. Rosa smise di cucire per un breve istante. Il gabbiano in volo catturò la sua attenzione per un attimo. Ha tenuto nascosto quell'oggetto per tutta la sua vita. Nessuno lo ha mai visto, nemmeno il suo severo marito. Quel segreto era la sua unica vera fonte di libertà. Ora sua nipote Sofia stava finalmente per sposarsi. Sofia era innamorata e radiante per la sua scelta libera. Rosa voleva proteggere quella felicità pura e molto fragile. Voleva che sua nipote avesse il vero amore nella sua casa. Ha preso dalla tasca del grembiule un piccolo fazzoletto piegato. Le sue mani tremavano leggermente per la forte emozione. Ha aperto la stoffa logora con estrema lentezza e cura. Dentro c'era una vecchia medaglietta d'argento molto consumata. Rappresentava San Nicola, il protettore di tutti i marinai. Era la medaglietta fortunata del suo amato pescatore Antonio. Gliel'aveva donata come pegno del suo cuore spezzato. Rosa ha infilato la medaglietta dentro il cuscino bianco. Doveva nasconderla bene tra le morbide piume d'oca. L'ha spinta in fondo nell'angolo più remoto della federa. Nessuno doveva mai scoprire quel piccolo tesoro romantico e nascosto. Era il suo modo speciale per benedire quell'unione imminente. La medaglietta avrebbe portato fortuna al nuovo matrimonio di Sofia. Ha ripreso a cucire con una velocità sorprendente e decisa. L'ago brillava come un diamante sotto la luce del sole. Il filo di cotone chiudeva per sempre il passaggio segreto. Ha fatto un nodo stretto per sigillare quel patto d'amore. Il segreto era ormai al sicuro per l'eternità.
Nessuno avrebbe mai sospettato il peso di quel morbido cuscino, ma all'improvviso ha sentito dei passi leggeri dietro di lei. Qualcuno si stava avvicinando sulla sabbia dorata. Il cuore di Rosa ha iniziato a battere molto velocemente. Era Sofia, bellissima nel suo vestito estivo a fiori gialli. I suoi capelli scuri volavano ribelli nel vento caldo del sud. «Nonna, cosa stai facendo di bello qui da sola?» ha chiesto. La sua voce era dolce come il miele locale. Rosa ha alzato lo sguardo tranquillo verso la giovane nipote. Ha fatto un respiro profondo per calmare la sua ansia. «Preparo l'ultimo pezzo del tuo corredo, tesoro mio», ha risposto. Ha accarezzato la federa ricamata a mano con grande affetto. Le sue dita hanno sfiorato l'angolo dove riposava l'argento. «Questo cuscino ti porterà tanta serenità e molta fortuna». Sofia ha sorriso ampiamente, ignara del vero peso di quelle parole. Si è seduta accanto a sua nonna sul muretto caldo. Ha guardato anche lei l'azzurro limpido del mare siciliano. Non sapeva niente del sacrificio silenzioso di sua nonna Rosa. Non conosceva la vera e potente forza di quel filo invisibile. L'amore vero a volte si nasconde nei dettagli più piccoli, supera il tempo, le convenzioni sociali e anche la morte. Rosa guardò l'acqua un'ultima volta, sentendosi finalmente serena. Aveva fatto pace con il suo passato pieno di ombre. Il suo amore per Antonio avrebbe vissuto nella casa di Sofia. La tradizione e il segreto si erano uniti per sempre. Il sole era ormai alto e bruciava sulla pelle nuda. La giornata di festa e di preparativi stava per cominciare. Secondo voi è giusto nascondere un segreto per tutta la vita per proteggere un amore impossibile? Scrivete la vostra opinione qui sotto nei commenti. Storia in italiano numero 9. Il segreto della scogliera dorata. Quella mattina il passato tornò a bussare alla sua porta. Il biglietto tra le mani bruciava come fuoco vivo. Elena guardava fuori dal finestrino del vecchio treno di legno. Il paesaggio della Sicilia scorreva veloce e inondato di luce. Il mare blu cobalto si infrangeva sulle ripide scogliere dorate. Era esattamente come lo ricordava 10 anni prima. Ma lei ormai non era più la stessa persona. I suoi folti capelli rossi brillavano sotto il sole pomeridiano. Lo scompartimento del treno era completamente vuoto e silenzioso. Perché l'aveva chiamata proprio in quel momento? Questa domanda le ronzava in testa senza alcuna sosta. Il treno odorava di vernice antica e di polvere sottile. I sedili di legno rigido le facevano male alla schiena, ma lei non riusciva a distogliere lo sguardo dal vetro. La luce intensa dipingeva le rocce di un arancione acceso. Le ombre diventavano lentamente sempre più lunghe e marcate. L'acqua sotto di lei sembrava un tappeto di zaffiri preziosi. Quella bellezza selvaggia e cruda la faceva sentire minuscola. Ogni onda contro lo scoglio era come un battito d'orologio. Il tempo a sua disposizione stava per scadere. Un tempo
Elena e Matteo erano letteralmente inseparabili. Esploravano queste stesse coste da quando erano bambini. Cercavano tesori nascosti e segreti tra le rocce laviche. Poi, un pomeriggio di fine estate, avevano trovato qualcosa. Una vecchia scatola di ferro sepolta in profondità nella sabbia. Elena ha avuto una paura terribile e l'ha subito chiusa. È scappata a Milano, lasciando tutto e tutti alle spalle. Ha tagliato i ponti e ha cambiato radicalmente la sua vita. Ma il passato, si sa, ha sempre la memoria lunga. 3 giorni fa ha ricevuto una misteriosa busta gialla. Non c'era un mittente, solo un indirizzo scritto a mano. Dentro c'era una vecchia chiave di metallo molto arrugginita e un foglietto logoro con sole 2 parole scritte sopra. Il messaggio diceva semplicemente: «È ora». Il cuore le è saltato in gola dalla paura. Ha fatto i bagagli in fretta e furia durante la notte. Ed eccola qui, su questo treno regionale incredibilmente lento. L'aria condizionata era rotta, ma lei tremava di freddo. Cosa la aspettava veramente alla stazione di arrivo? Matteo aveva gli occhi scuri come la terra bruciata. Lui non aveva mai avuto paura di nulla al mondo. Lei, invece, era sempre stata la ragazza più prudente. Quando hanno aperto quella scatola, hanno visto l'impossibile. Non c'erano gioielli luminosi o monete d'oro antiche. C'erano documenti che rivelavano una terribile e scomoda verità. Un segreto pericoloso sulle famiglie più importanti del paese. Elena ha preferito fuggire anziché affrontare un enorme scandalo. Ha ascosto la testa sotto la sabbia come gli struzzi. L'espressione «occhio non vede, cuore non duole» era la sua scusa, ma in realtà il cuore le doleva e come, ogni notte. Il senso di colpa la aveva tormentata per 120 mesi, 10 lunghi anni di bugie raccontate a se stessa. Ora il destino crudele le stava presentando il conto salato. Non ci sono mai sconti per chi scappa dalla verità. Il controllore è passato lentamente e silenziosamente nel corridoio. Ha guardato il suo biglietto scaduto senza dire una parola. L'uomo anziano le ha fatto un lieve cenno col capo. Sembrava sapere esattamente perché lei stesse viaggiando oggi. O forse era solo la sua immaginazione ormai troppo paranoica. In Sicilia, molto spesso, i silenzi parlano più delle parole. Il treno ha superato una lunga e buia galleria scavata. L'oscurità ha riflesso il suo viso stanco e teso sul vetro. Ha chiuso gli occhi e ha fatto un respiro molto profondo. Ha infilato la mano tremante nella borsa di pelle scura. Le sue dita sottili hanno sforato il metallo freddo. La chiave era ancora lì, incredibilmente pesante e misteriosa. Improvvisamente, il treno ha rallentato con uno scossone forte. Il rumore dei freni ha spezzato il silenzio dello scompartimento. Dal finestrino ha visto il vecchio cartello della piccola stazione. Ci siamo davvero.
ha pensato tra sé, stringendo i pugni. Le porte cigolanti si sono aperte con lentezza esasperante. L'aria calda, umida e salmastra l'ha avvolta in un secondo. È scesa con cautela sulla banchina di cemento deserta. Si aspettava di vedere Matteo in piedi ad aspettarla lì, ma guardandosi intorno non c'era proprio nessuno in vista. C'era solo un cane randagio che dormiva all'ombra. La delusione improvvisa ha lasciato spazio a un dubbio terribile. Forse questa situazione era tutta una trappola ben organizzata? O forse era un'ultima e difficile prova di coraggio? Ha guardato di nuovo il biglietto stropicciato con attenzione. Dietro la scritta c'era un piccolo disegno fatto a matita. Una mappa confusa e tracciata a penna, quasi del tutto invisibile. Indicava un punto esatto proprio sotto la grande scogliera, esattamente dove avevano trovato la scatola da bambini. Elena ha sorriso amaramente, capendo finalmente tutta la situazione. Matteo non voleva vederla per parlarle o per rimproverarla. Voleva che lei finisse da sola l'opera iniziata anni fa. Doveva affrontare la sua più grande paura senza alcun aiuto. Ha afferrato saldamente la borsa e ha iniziato a camminare. Il rumore costante del mare la chiamava come una sirena. Ora sapeva bene che non si può scappare per sempre. Alla fine devi sempre aprire le porte che hai chiuso. Secondo voi, Elena fa bene ad andare da sola alla scogliera, oppure dovrebbe cercare di contattare Matteo prima di usare la chiave? Scrivete cosa fareste voi al suo posto nei commenti. Storia in italiano numero 10. Il segreto oltre l'arco di pietra. Quella mattina il passato tornò a bussare alla sua porta. Sofia stringeva tra le mani una vecchia lettera ingiallita dal tempo. L'aveva trovata in fondo a un cassetto dimenticato a casa. Era una turista, ma non cercava solo le belle spiagge. Cercava la verità sulla sua famiglia originaria della Sicilia. Il sole del sud bruciava dolcemente sulla sua pelle chiara. Davanti a lei si apriva un antico arco di mattoni rossi. L'edera verde copriva le pietre come un mantello protettivo e segreto. Fiori rosa e rossi crescevano selvatici vicino al vecchio ingresso. Cosa si nascondeva realmente oltre quella soglia così misteriosa? Ha fatto un respiro profondo, cercando coraggio, ed è entrata. All'improvviso tutto il mondo intorno a lei è cambiato radicalmente. Il rumore lontano della strada è scomparso nel nulla. L'aria profumava intensamente di agrumi freschi e di terra bagnata. Un immenso giardino di aranci si estendeva a perdita d'occhio. I frutti maturi brillavano come sfere d'oro sotto il sole. Le ombre degli alberi disegnavano forme strane sul terreno sabbioso. Sullo sfondo le montagne azzurre sembravano dipinte da un artista. Era un posto magico, sospeso e lontano dalla vita moderna. Ma Sofia non era arrivata fin lì per ammirare il paesaggio. La lettera di sua nonna parlava esattamente di questo luogo nascosto. C'era un oscuro segreto sepolto tra quegli alberi da decenni. Ha iniziato a camminare lentamente lungo il sentiero luminoso e chiaro. Il calore della terra saliva attraverso le sue scarpe da ginnastica. Sentiva il cuore battere forte nel petto a causa dell'ansia.
I suoi passi facevano scricchiolare la polvere bianca e secca. Si sentiva costantemente osservata dagli alberi centenari intorno a lei. Ogni ramo sembrava volerle sussurrare vecchie storie dimenticate. Perché sua nonna era fuggita da questo vero e proprio paradiso. Nessuno nella sua famiglia ne aveva mai parlato in modo aperto. Era sempre stato un argomento assolutamente tabù durante le cene. Le parole scritte a mano le tornavano costantemente in mente. Sua nonna aveva una calligrafia elegante, ma visibilmente nervosa. Cerca l'arancio con la corteccia spezzata dal fulmine. Queste erano state le sue uniche e misteriose indicazioni scritte. Sofia guardava a destra e a sinistra, restando molto concentrata. C'erano centinaia di alberi tutti uguali in quella vasta tenuta agricola. Trovare quello giusto sembrava un'impresa quasi impossibile per una straniera. Il caldo estivo diventava sempre più intenso e davvero soffocante. Una fredda goccia di sudore le è scivolata lungo la fronte. La stanchezza del viaggio cominciava a farsi sentire sulle gambe pesanti, ma non poteva assolutamente pensare di arrendersi proprio adesso. Doveva dare un senso profondo a quel lungo viaggio in Italia. Doveva scoprire chi era davvero la sua misteriosa e taciturna nonna. Ha chiuso gli occhi per un momento, ascoltando il vento caldo. Una leggera e piacevole brezza ha mosso le foglie sopra di lei. Sembrava quasi che la natura stessa volesse indicarle la strada giusta. All'improvviso ha notato qualcosa di molto insolito poco più avanti. Alla fine del lungo sentiero la luce solare cambiava colore. C'era un albero molto più grande e isolato rispetto agli altri. I suoi rami sembravano lunghe braccia tese disperatamente verso il cielo. Sofia ha accelerato il passo, sentendosi improvvisamente piena di speranza. Il tronco era scuro, segnato da una vecchia e profonda ferita. Il legno era spaccato esattamente a metà, come bruciato dal fuoco. Era proprio l'albero descritto con cura nella vecchia lettera. Si è avvicinata lentamente, con le mani che tremavano per l'emozione. Cosa l'aspettava nascosto ai piedi di quel vecchio tronco stanco? Si è inginocchiata sulla terra asciutta, ignorando la polvere sui vestiti. Ha spostato rapidamente alcune foglie secche e dei piccoli sassi. Poi ha iniziato a scavare freneticamente con le sue mani nude. La terra era dura, ma lei non si è fermata affatto. Dopo pochi minuti di fatica ha toccato qualcosa di solido. C'era una piccola scatola di metallo, ormai completamente arrugginita. Il cuore le è letteralmente saltato in gola per la forte emozione. L'ha presa con estrema delicatezza, togliendo la terra incrostata intorno. La piccola serratura era rotta, consumata dal lungo passare degli anni. Ha aperto il coperchio metallico con un movimento lento e insicuro. Dentro c'erano solamente una vecchia fotografia e un anello d'oro. La foto era in bianco e nero, con i bordi ormai rovinati. Mostrava due giovani innamorati che sorridevano felici davanti a un arancio. La ragazza era indubbiamente sua nonna, bellissima, giovane e radiosa. Ma l'uomo in piedi accanto a lei non era affatto suo nonno. Era un bel ragazzo siciliano dai capelli scuri, folti e ricci. Dietro la preziosa fotografia c'era scritta a penna una sola frase: al mio unico e vero amore.
per sempre tuo. Matteo. Sofia ha guardato l'anello, capendo improvvisamente il senso di tutto. Sua nonna aveva dovuto lasciare il suo unico grande amore giovanile. Forse la sua famiglia rigida non approvava minimamente quell'unione. Era scappata all'estero per poter iniziare una nuova e diversa vita, ma aveva lasciato per sempre il suo cuore in quel giardino. Adesso ogni cosa aveva finalmente un senso logico per la ragazza. Non era fuggita per rabbia, ma per un dolore immenso e silenzioso. Sofia ha sorriso dolcemente, con gli occhi improvvisamente pieni di lacrime. Ha accarezzato la vecchia fotografia con una tenerezza infinita. Ha guardato di nuovo le montagne azzurre e lontane all'orizzonte. La bellissima Sicilia le aveva appena regalato il pezzo mancante del puzzle. Ora conosceva finalmente la vera storia segreta delle sue antiche radici. Ha messo la scatola nel suo zaino, sentendosi l'anima più leggera. Ha ripreso a camminare fiera sotto la luce calda e dorata. Ha attraversato nuovamente l'antico arco di mattoni per tornare indietro. Non si sentiva più solo una turista in una terra sconosciuta. Si sentiva profondamente parte di quella natura e di quel sole. Un doloroso capitolo si era chiuso, ma un altro stava iniziando. Il passato era stato svelato, rendendola una donna finalmente più forte. Secondo te, è giusto nascondere un grande amore per proteggere i segreti della famiglia? Scrivi la tua opinione nei commenti e raccontaci cosa avresti fatto al suo posto.